siamo alla sesta puntata di Holistic Online e siamo con Maria Jencek, Setiabama Devidasi. Ciao Maria, come stai? Presente! Eccomi qua, eccomi qua. Sto bene Giuseppe, mi fa piacere sempre rincontrarci qui in queste interviste sempre scoppiettanti, che effettivamente alla fine quando ci penso dico ma guarda te cosa che gli ho detto a queste persone che mi ascoltano. Oggi in effetti abbiamo preparato con Giuseppe una cosa importante, cioè questa puntata e la prossima, adesso ve le spiegheremo, sono delle puntate importanti e parleremo del Vesak. Il Vesak è ufficialmente una festa buddista. In realtà è il momento in cui il Buddha scende di nuovo sulla terra per elargire la sua energia dolce. Quindi questa puntata di oggi che stiamo appunto preparando inseriamo all'interno un video che ho fatto qualche anno fa di presentazione del Vesak. Perché come ho fatto un testone così a Giuseppe per spiegargli tutto, perché non lo conosceva, magari voi neanche lo conoscete, però vi dico, seguite il video fino alla fine perché la festa del Vesak è una festa molto bella. Ed è perché parlare della festa del Vesak. Se non erro, il 12 maggio, Maria. Ecco. Quest'anno sì, quest'anno 2025 la festa del Vesak cade il 12 maggio, quindi questo è un video di presentazione della storia e delle origini. Come ti dicevo Giuseppe, quando ti ho spiegato di tutta questa mia desiderio appunto di presentarlo, è proprio perché questa festa qui porta delle benedizioni del Buddha sulla terra e queste benedizioni le acquisiamo e le possiamo diffondere. Quindi io vi chiedo cortesemente, voi che ascoltate queste puntate qui molto gentilmente, vedo che gli ascolti aumentano, quindi vuol dire che gli argomenti sono interessanti. Questa di presentazione e quella successiva del Vesak non ve le perdete e condividete con tutti questa qui, perché c'è sempre bisogno di benedizione, c'è sempre bisogno di energia, giusto Giuseppe? C'è sempre bisogno di acquisire nuove cose, ma quello che è importante è anche perché si possono diffondere l'amore del Buddha ovunque. E questa è la cosa importante del Vesak. La meditazione è importante, è fondamentale, l'abbiamo visto Assolutamente. poi anche con le frasi motivazionali. Esatto, esatto. Quindi il discorso è questo. La presentazione che appunto adesso ci apprestiamo ad includere in questo video di intervista, proprio perché l'avevo realizzata già negli anni passati, io ci tengo molto a questa festa del Vesak, proprio per il suo valore umano proprio di rigenerazione per tutti. E quindi questo penso che valga per tutti. Lo potete fare ascoltare anche a persone che hanno problemi di vario tipo, psicologici, fisici, malattie, cose del genere, la potete elargire dovunque. Questa è la benedizione del Buddha più grossa. Ed è percepibile sulla terra. Quindi questo abbiamo presentato un video che appunto andrà in onda il 12 maggio. Per oggi, adesso includiamo in questo un video di presentazione di tutte le caratteristiche storiche. È curioso anche che il primo Vesak fatto agli inizi del Novecento è stato fatto a Torino da un italiano ignaro del valore, semplicemente si era imbattuto in questa cosa del Vesak che gli era piaciuta e l'ha cominciata a pubblicizzare. È curioso perché quando si vanno a cercare cose storiche uno magari non se l'aspetta e quindi diciamo il primo italiano e il primo nel mondo a promuovere il Vesak è stato un italiano. Chi conosce o chi non conosce, parleremo di Alice Bailey. Alice Bailey è praticamente un personaggio, come posso dire, anche discusso, no? E qualcuno ha messo in discussione Alice Bailey e le sue teorie, che poi non sono delle teorie, ma è proprio un pensiero teosofico. Lei è stata una grande divulgatrice di tantissimi concetti che adesso nella New Age attuale fanno parte, non sappiamo che diciamo lei li ha ricevuti in connessione, in comunicazione, no? Li ha trascritti dal maestro con il quale è diciamo entrata in contatto, che lui l'ha cercata. Quindi
Quindi è tutto una cosa molto mistica, quindi questa trasmissione qui, questa puntata, è veramente molto mistica, molto introspettiva, molto di attenzione e di valutazione personale. La meditazione del Vesak chiaramente lo è ancora di più, quindi l'intenzione oggi è di attirare l'attenzione a questo momento, diciamo storico, perché effettivamente è in un momento dell'anno importante, ma anche per il valore che questo a livello storico, per la nostra vita personale, specie per chi fa ricerca introspettiva, è molto importante. Quindi Giuseppe, cosa dire di altro? Maria, Torniamo scusa, in ti volevo fare una studio domanda. dopo questo dimmi. Ma che differenze ci sono tra il Presente. buddismo e gli Hare Krishna? Ah, bella domanda. È una questione di punti di vista, io lo tradurrei semplicemente così. Perché gli Hare Krishna credono in Krishna come Dio, la persona suprema, i suoi associati sono Radha, appunto Radha e Krishna sono la coppia cosmica, no? Del senso della la coppia più elevata da un punto di vista di energia cosmica, di potenza spirituale, di un sacco di valori che sono difficili da riassumere in pochi minuti, e quindi con i suoi associati significa con le altre divinità, personalità spirituali, chiamale come vuoi, con le quali si manifestano si sono manifestati quando sono venute sulla Terra oltre 5.000 anni fa. Quindi questo è il riassunto veloce veloce. Il Buddha invece ha praticamente fatto un percorso, chi ha visto il film con Keanu Reeves sicuramente sarà rimasto impressionato, praticamente di una elevazione spirituale di una persona, diciamo, inaspettata, perché è il figlio di un re, quindi praticamente non ci si aspettava che la sua compassione e la sua attenzione per l'umanità, il malessere umano, eccetera, lo portasse ad elevarsi, quindi a illuminarsi. Ok, quindi diciamo solo due modi di arrivare ad un'illuminazione. Uno, parliamo di una personalità spirituale elevata sopra le altre, qui parliamo del Buddha che è una persona che è diventata una personalità spirituale che si evolve sopra gli altri del genere umano. Diciamo, la spieghiamo così velocemente. Ovvio le differenze potrebbero trovare a milioni, ma è proprio un discorso di punti di vista, di divinità alle quali ci si rivolge. Quindi anche, ovviamente, parlando a livello olistico, di frequenze. Ecco, sempre quello. È sempre quella la cosa, di questione di frequenze. E quindi diciamo che nessuno si può dire che è migliore dell'altro in assoluto, perché poi dipende dalla tua persona. Per te magari in assoluto il migliore è Buddha, per l'altro è Ganesha, per l'altro sono Krishna, per l'altro sono Radha e Krishna, per chi è Jagana, Baladeva e Subhadra, capito? Senti il telefono come suona. Vedi, confermo ogni cosa che dico, perché dovete sapere che quando c'è un campanello, una sirena, una cosa, nel momento che voi dite una certa cosa, la conferma di valore. Quindi adesso il mio telefono ho dimenticato di togliere la suoneria, nelle sense prima di partire, perché eravamo concentrati con Giuseppe a presentare tutto il resto, però guarda, adesso ha smesso. Quindi quando uno dice le coincidenze che non sono vere coincidenze, ma ci sono proprio le cose sistematiche, ecco, a questo punto, ecco, la diciamo. Per cui cosa dici Giuseppe? Hai altre domande? Tue o No, per chi eventualmente ci ascolta? no, aspetto il tuo là per mandare il video, insomma, quindi poi se hai altro da dire. Ecco, io direi che penso che ho fatto una presentazione che spero abbia incuriosito. Vi chiedo di rimanere incollati al video e alla sedia all'ascolto, in modo da percepire tutto. Ovviamente il video potete ascoltarlo più volte, è ovvio se vi sfugge qualcosa. Poi, dopo il mio video di presentazione, che ripeto ho realizzato qualche anno fa e mi trovo che sia completo e molto bello, so che mi vanto da sola, però e lo faccio. Quindi torniamo insieme per aggiungere qualche cosa di importante per tutti. Quindi buon ascolto e buona visione del video. Noi ci vediamo dopo il video. Ciao ciao. Okay? Il Vesak è il risveglio
e il maestro che ha guidato tutte le canonizzazioni. Maria Jeńcek, Satyabhama Devidasi. Oggi parliamo di un argomento particolare. Alice Bailey e il maestro di Valkul e il Vesak. Un pochino di storia. Il Vesak è una festa buddista che è celebrata ogni anno in occasione del plenilunio di maggio. A seconda delle tradizioni, altri giorni, ma sempre in maggio, per la ricorrente nascita, illuminazione e la morte del Buddha. Si intende, solitamente, il plenilunio del Toro. In questo giorno vengono celebrati e commemorati tutti gli eventi più importanti e significativi di questo maestro, partendo dalla sua nascita, passando per la sua illuminata trasformazione e giungendo alla morte. Buddha morì nel 483 a.C. durante una plenilunio nella costellazione del Toro. A partire dagli anni 1900 viene diffusa all'inizio della teosofia e soprattutto da Alice Bailey l'indicazione di celebrare tale festività come incontro non solo con il Buddha, ma anche col Cristo e tutti i maestri di quella che la teosofia chiama gerarchia spirituale di Shambhala. Alice Bailey, fondatrice della scuola Archana, suggerisce anche un rituale da seguire e delle preghiere da recitare, specifica che tale cerimonia va celebrata durante ogni plenilunio del Toro. Successivamente la New Age ha introdotto e adottato questa celebrazione rivolta a tutti i maestri e maestri spirituali come un suo momento cardine dell'anno, in quanto ben corrisponde alle caratteristiche del momento universale. Per la New Age il Vesak diviene il momento più importante dell'anno e dello spirito caratteristico dell'età dell'Acquario. Tale cerimonia diviene pubblica e aperta a tutti e viene celebrata per lo più in corrispondenza del plenilunio del Toro. Se quest'anno cade in maggio, mentre si verifica in aprile, c'è chi sceglie di elaborarlo in aprile, ma mantenere la corrispondenza con il plenilunio del Toro, che invece rimane fedele al mese di maggio. Quindi è semplicemente un discorso di lune, come potete capire, quindi quando cade il plenilunio del Toro ogni anno c'è un cambiamento di date, ma si tende sempre a rimanere in quel momento lì a livello lunare e di conseguenza di connessione con la scomparsa di partita del Buddha. Nello spirito della New Age anche il modo di celebrarlo si svincola da dettami precisi, in quanto il focus principale è il momento di connessione con Dio, Padre, Madre e con i maestri e maestre guide spirituali. In ogni caso, sia il Vesak proposto dalla teosofia di Alice Bailey che le diverse forme di quello acquariano completano accanto al Buddha anche il Cristo e altri maestri e maestre, figure che non hanno nulla a che vedere con il buddismo storico, e inoltre viene descritto un rituale che non trova fondamento nella pratica buddista. Probabilmente ciò che deriva dal fatto è che il Vesak acquariano riconnette con la cerimonia ascendente del Vesak buddista, come spiegato nella sezione Simbologie e caratteristiche del Vesak acquariano, del quale abbiamo già parlato. La concordanza tra il Vesak buddista e il Vesak, vi spiego, c'è nel buddismo, scrive Vesak con la V, Vesak con la K finale, e il Vesak inteso, quello che più si conosce, si scrive con la W. In teoria praticamente dovrebbe essere una grafia buddista e l'altra la grafia più americanizzata, più inglese praticamente. Allora, e altri Vesak si ispirano e risiede quindi unicamente sul riferimento della benedizione del Buddha e sull'intento di generare amore e saggezza in se stessi e per tutti gli esseri del creato.
Al di là di questi aspetti, però, le due cerimonie rimangono decisamente diverse e come tali vanno comprese e rispettate. Per sottolineare la distinzione userò i termini Vesak e Vesak in maniera differente, riferendomi al Vesak con la V ovviamente, esclusivamente alla cerimonia della tradizione buddista e all'etimologia sanscrita di Vaisakha, con la K-H-A, Vaisakha, e che ha a che fare con il nome sanscrito Vaishnava, che si scrive in modo molto simile. Mentre utilizzerò la parola Vesak, quindi con la W e la parola un po' più allungata, in riferimento al rituale proposto della teosofia e alle diverse celebrazioni New Age e acquariane. La grafica originale, ecco qui il punto che vi stavo già dicendo, la grafica originale è Vesak, ma poiché nella lingua tedesca la lettera V si pronuncia F, diventa tipo un Vesak. La lingua tedesca. Nella traduzione delle opere inerenti il Vesak per conservare le caratteristiche sonore della parola V iniziale va trasformata in W nella grafia Vesak, quindi con la W, e quindi rimane fedele alla pronuncia originale buddista. Ecco qui la spiegazione un pochino più scientifica. Buddismo, come le altre religioni, almeno quando correttamente interpretate, si riconosce quali amore, compassione, fratellanza, rispetto reciproco e così via. Certo, sarebbe bene non creare confusione cercando di tenere ben distinte tradizioni millenarie, ben definibili, il proprio contesto storico-culturale pur riconoscendosi nell'unità di intenti. Il Vesak teosofico di Alice Bailey. Alice Ann Bailey, nata nel 1880 e morta, scomparsa quindi, 1949, scusate, è nata nel 1880 e morta nel 1949. Nata a Manchester, in Inghilterra, rappresenta una figura chiave del fermento culturale teosofico. Nel novembre del 1919 fu contattata telepaticamente dal maestro Djwhal Khum. Questo è un maestro molto importante per la vita di Alice Bailey perché trasforma completamente la sua vita e tutto quello che è il suo lavoro e appunto il discorso, il movimento, come posso dire, questa linea filosofico-spirituale che è appunto la linea teosofica. E questo trasforma veramente le conoscenze e soprattutto la vita di Alice Ann Bailey. Tornando al maestro, come dicevo, nel 1919 fu contattata telepaticamente dal maestro Djwhal Khum nella gerarchia bianca di Shambhala, chiamato anche il tibetano, il quale le chiese di partecipare alla stesura di testi di scienza esoterica per aiutare l'umanità a partecipare a una profonda trasformazione nella coscienza a livello mondiale che, secondo questo maestro, dovrebbe avvenire tra il XXI e il XXII secolo. Quindi una previsione che diciamo ha azzeccato in pieno. Dopo un rifiuto iniziale, Alice Bailey lavorò alla sua prima opera intitolata Iniziazione umana e solare. La sua funzione consisteva nello scrivere ciò che il maestro le dettava per via telepatica. Alcune informazioni le otteneva anche grazie al dono della chiaroveggenza. Continuò questo compito senza sosta fino alla sua morte nel 1949. Alice Bailey fondò la scuola arcana o Archana per promuovere gli studi esoterici e la meditazione. Ancora oggi la scuola Archana è attiva in numerosi centri, in particolare a Londra, New York e Ginevra. L'opera di Alice Bailey, contenuta in una ventina di volumi, fu pubblicata al di fuori della società esoterica. Fu il maestro Djwhal Khum che comunicò in astrale ad Alice Bailey a partire dal 1919 il nuovo significato da dare al Vesak, in tedesco Vesak.
accanto a quello tradizionale buddista del Vesak, della Germania spirituale. C'è la compresenza del Cristo, del Buddha e tutti i maestri della gerarchia bianca di Shambhala che benedicono tutti coloro che si pongono interiormente in contatto. Ecco qui la particolarità di questa data e di questa combinazione con il plenilunio del Toro del mese di maggio. Queste le parole testuali di Djwhal Khul, il maestro che contattava e dettava a Alice Bailey. Diceva: cercate di fare del Vesak una festività universale e riconosciuta, utile a tutti gli uomini di tutte le fedi. È la festa in cui i due capi divini dell'Oriente e dell'Occidente collaborano ed operano nella più stretta unione. Le energie spirituali in quel momento sono disponibili in modo eccezionale. Ogni anno, durante il plenilunio del segno del Toro, spiega Djwhal Khul, detto Vesak viene celebrato in una valle dell'Himalaya. Verso nord-est la valle si restringe in una grande roccia altare, bianca e scintillante, ne chiude un punto più stretto. Un piccolo torrente scorre di lato e sparisce poco lontano in un chiaro lago blu. Una grande quantità di persone presente in silenzio e in raccoglimento e in preghiera. Sulla roccia altare c'è una coppa di cristallo colma di acqua purissima ed accanto ad essa prendono posto i maestri della gerarchia bianca, quei grandi esseri che sono i custodi della terra del piano divino per il nostro pianeta e umanità. Al centro, di fronte alla coppa, il Cristo e il Maestro dei Maestri. Quando l'ora del plenilunio si avvicina a nord-est, appare un punto luminoso che si avvicina sempre più rapidamente. Al suo interno si vede visibilmente la figura del Buddha, che con la mano alzata in segno di benedizione si ferma a mezz'aria sulla roccia sacra mentre il Cristo intona un mantra segreto. La benedizione del Buddha, il Cristo di tutta la gerarchia spirituale, si diffonde in tutta la valle. Gli iris sbocciano e i presenti inoltrano mantra e preghiere che culminano con la grande invocazione. Il Buddha benedicente rimane visibile per 8 minuti, poi lentamente si allontana così come è venuto e quindi l'acqua benedetta viene distribuita ai presenti. Quest'acqua, che ha ricevuto ed immagazzinato l'energia della benedizione del Buddha e di tutti i grandi esseri, rappresenta la continuità del legame tra maestri, discepoli ed esseri umani ed è un potente veicolo di energia positiva e di determinazione a proseguire il cammino. Dopodiché anche il Cristo e i maestri della gerarchia abbandonano la valle fino all'anno successivo. Alcuni ricercatori ritengono di aver individuato la valle del Vesak. In merito a tale questione, ritengo possibile precisare che non c'è alcuna testimonianza precisa, scientifica, come si usa dire, di quale posto sia esattamente l'incontro. Si suppone che il luogo sia nel Kailash in occasione appunto del plenilunio del Toro, l'unico evento che avviene veramente sul piano fisico nell'area del monte del Kailash in occasione della descrizione del Sakha Dawa della sezione Vesak buddista, che non corrisponde però come data al plenilunio del Toro. Inoltre, sull'altipiano del Kailash, a 4.500 metri di altitudine, in aprile e maggio non esce un filo d'erba, date le temperature polari e le valli che sono spazzate da venti gelidissimi, per i quali anche i fiori dell'iris è assolutamente simbolico, perché non potrebbe effettivamente, come condizione climatica, poter crescere in quel momento. Il maestro Djwhal Khul, attraverso l'opera di Alice Bailey, richiama
al massimo sforzo per divulgare la conoscenza del Vesak e la celebrazione a partire dal 1936 invita a diffondere la prima parte della grande invocazione, cercare di fermare la marea di odio ed aggressività che stava montando sempre di più. Il Vesak serve alla gerarchia bianca come canale di invocazione ed evocazione per poter intervenire in favore delle forze che si sono schierate con essa e, in questo modo, contrastare la diffusione del male che ha operato la Loggia Nera. Nel 1940, come ultimo tentativo di fermare l'imminente ripresa della guerra, viene data la seconda parte della grande invocazione che faceva appello ai potenti signori della rivoluzione. Purtroppo il numero esiguo di persone che collaborarono a questa creazione e questa generazione di face fu troppo scarso, sia per il numero che per la forza spirituale degli stessi operatori del male che riuscirono ad evocare le forze emotive più oscure e quindi contaminarono la situazione. La situazione quindi era molto grave nel 1942, le forze del male erano così vicine al successo che in 4 mesi i membri della gerarchia spirituale presero tutte le misure possibili per ritirarsi e proteggere il genere umano per un periodo indefinito e imprevedibile. Era il periodo in cui la Loggia Nera, tramite Hitler e gli altri esponenti nazisti di tutto il mondo, con le diverse spedizioni e le diverse punti della terra, cercarono di raggiungere Shambhala ed impossessarsi del suo immenso potere. Nel 1945, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, il maestro Yuval Kula, tramite Alice Bailey, dà chiare indicazioni affinché il Vesak venga elaborato in forma pubblica da quante più persone possibile ogni anno durante il plenilunio del Toro, affinché la potenza della gerarchia spirituale possa diffondersi rapidamente all'umanità intera. Indicò che erano necessari ancora 35 anni prima che il Vesak fosse celebrato pubblicamente. Infatti, secondo i suoi calcoli, doveva essere esternato al mondo nel 1981. Infatti, il primo Vesak occidentale è stato organizzato a Torino nel 1981. Un uomo semplice che non sapeva nulla di questa profezia, ma che in qualche modo ha promosso il primo Vesak, diciamo, a livello nazionale e mondiale, anche perché le opere del tibetano furono tradotte in italiano solo successivamente nel 1985. Questo esempio ha seguito tante altre, quindi in città sia europee che statunitensi. Questa è una presentazione dell'origine, diciamo, storica del Vesak che oggi conosciamo. Passo alla lettura della meravigliosa preghiera di Alice Bailey, la famosissima grande invocazione. Ascoltatela con attenzione e con cura, è molto ricca di significati che arrivano dritti nel cuore. La grande invocazione. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Alice N. Bailey. Vi lascio con questa preghiera, ascoltatelo più volte e dividete questa conoscenza. Farò un altro video solo dedicato alla meditazione.
Grazie per avermi seguito. Rimanete con il cuore e la coscienza all'interno di questa grande invocazione. Ve la rileggo una seconda volta, in modo da chiudere il video con questo suono, questo ricordo, questa emozione nel cuore e nella mente. La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore e luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che a luce, amore, potere ristabiliscano il piano sulla terra. Grazie. E al prossimo video, la prossima meditazione, rimanete concentrati in quello che la grande invocazione vi ha fatto provare nei vostri cuori e nella vostra mente. Grazie. Al prossimo video, Maria Jędrzejczyk, Satyabhama Devidasi. Il video è stato molto interessante, molte cose, però nel video io proprio chiudo la vostra attenzione con la grande invocazione. Quindi, siccome la grande invocazione è molto bella, però se la spieghi, cioè se la diciamo qui e la spieghiamo un pochino meglio, magari ha del valore aggiunto. Quindi ti chiedo cortesemente, Giuseppe, di mandare la slide che avevamo preparato della grande invocazione in modo da poterla leggere insieme in video, e io poi la mia intenzione era quella di spiegarla man mano che la leggo. Quindi io adesso la leggo, so che l'avete già sentita, io adesso un attimo tolgo gli occhiali, se no leggo poco. Io la leggo e poi man mano ve la spiego. Pronto Giuseppe? Giuseppe? Sei capovolta. Aspetta, fermo un attimo. No, Adesso vai. Ci siamo. Eccomi qua. Sì, allora l'intenzione adesso, voi mi dite, ma nel video la grande invocazione l'abbiamo già vista, no? Però io la volevo leggere e commentarla insieme per dare, almeno a me piace veramente molto questa invocazione, la trovo veramente ricca, no? Ho tolto gli occhiali che così leggo perché con gli occhiali non riesco a leggere. Ecco, la grande invocazione, questa è stata scritta diciamo da Alice Bailey, però è stata dettata, no? Ha dei punti proprio, se ci si sofferma mentalmente, che io trovo anche emozionanti, no? Ecco. Quindi io comincio con la lettura e man mano mi fermo per entrare maggiormente nel significato. La grande invocazione.
Dal punto di luce entro la mente di Dio affluisca la luce nella mente degli uomini, scenda la luce sulla terra. Dal punto d'amore entro il cuore di Dio affluisca l'amore nei cuori degli uomini, possa colui che viene tornare sulla terra. Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui le forze involutive o anche del male risiedono. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Qui in questa traduzione c'è scritto involutive in molto e le forze del male risiedono. Quindi non so se avete osservato la grande invocazione, perché? Perché è un'invocazione rivolta a tutti. Qui non c'è credo religioso, quello, quell'altro, il Dio si chiama così, cos'ha. È un'invocazione generale, dal punto di luce entro la mente di Dio. Quindi da dove di solito noi irradiamo secondo tutti la luce, il terzo occhio, no? In realtà il Buddha ha quella specie di puntina, no, che voi vedete, quella invece è una fiammella, quindi quella è una fiammella dell'illuminazione. E quindi quando andiamo a vedere iconograficamente il Buddha, vedete che ha come tutta una specie di petali, di scaglietto che è sulla testa, no? Poi c'è questa cosa sopra. Ecco, qui in realtà è la rappresentazione del loto a 1000 petali, che sarebbe il settimo chakra, è rappresentata dal loto a 1000 petali con quella che è la fiammella dell'illuminazione, che ha lo stesso simbolo, eccetera, del simbolo iconografico della pigna, ok, cosiddetta pigna, della come si chiama? Della ghiandola pineale. La posizione della ghiandola pineale in realtà è più dietro la testa e più al centro, non è proprio quassù dove la manifestano nell'iconografia, però se voi andate a vedere il simbolo della ghiandola pineale è presente anche nell'iconografia sacra in genere, anche al Vaticano ce ne sono molte, c'è proprio una fontana con questo, ok? Qualcuno lo usa come punta da mettere sopra al pilastro magari del cancello del giardino, cose di questo tipo, però in realtà si rappresenta la ghiandola pineale, che è la nostra ricchezza per tutto ciò che è intuitivo, ok? Per esempio, molti forse non lo sanno, io insegnavo aerobica quando ero ragazza e come si fa ad imparare, ho fatto tanti anni di danza, tante cose, come si fa a copiare per esempio dei movimenti di una persona, come si fa ad avere la velocità di guardare e rifare subito? Si usa la ghiandola pineale e quella, il cervelletto e la ghiandola pineale insieme permettono di fare una cosa del genere. Torna alla grande invocazione, capo, grazie. Allora, il punto di luce della mente di Dio significa che dall'interno della mente di Dio, qualsiasi poi sia il Dio di cui tu credi, non ha importanza, perché qui è una cosa, il pensiero teosofico vuole conglobare tutti in un concetto di uguaglianza, non di credo per cui filosofico, ma di credo nel senso di utilizzare le proprie capacità intuitive, di sensazione, emotive, emozionali e di fede verso una direzione superiore, ok? Superiore, indipendentemente poi di chi si tratta, ok? Proprio perché il pensiero teosofico vuole creare un'unione spirituale indipendentemente dai punti di vista. Ok? Quindi dal punto di luce entro la mente di Dio affluisca luce nelle menti degli uomini. Vedete, questa è una grande vocazione e il Vesak appunto hanno questo senso di diffondere, portare, to spread in English, affluisca nelle menti degli uomini, quindi arricchisca le menti di chiunque scendendo sulla terra. Ecco il principio del Vesak. Scende la luce, l'illuminazione del Buddha scende sulla terra per curare, aiutare, come posso dire, ringiovanire, rigenerare, ecco, chiunque, ok? Questo è il concetto. Aspetta un attimo che sistemo sto coso. Ok, poi dal punto di amore entro il cuore di Dio, quindi dal punto della mente
di Dio affluisca la luce verso gli uomini, no? Verso le menti di Dio. Però chiaramente anche dal punto di amore, il quarto chakra, no? D'amore entro il cuore di Dio. Quindi Dio ha un cuore, quindi un punto di amore, aspetta che metto questo un pochino, eccolo, un punto di amore, ok, che ha Dio. Quindi noi abbiamo il concetto che Dio ci ama, Dio è buono. Qui invece si dice dal punto della mente, quindi affluisca la luce, dal punto dell'amore, quindi dal cuore di Dio, affluisca l'amore nei cuori degli uomini, possa colui che viene tornare sulla terra. Ok? Quindi vuoi dire Gesù, vuoi dire il Buddha, vuoi dire... Non ha importanza. Colui che viene non ha importanza di quale fazione psicologico, spirituale, filosofico o che cosa sia. È un qualcosa che congloba tutti. Quindi si chiede, non si esorta, ok? Non si dà un ordine, si esorta, perché queste sono esortazioni. Si esorta che dal punto di amore nel cuore di Dio affluisca l'amore nel cuore degli uomini, possa colui che viene tornare sulla terra, quindi possa, si chiede, quindi qui vedete c'è una richiesta di qualcosa che cortesemente se può venire, ma presuppone, vedi, affluisca nella mente, affluisca la luce nelle menti, affluisca l'amore, presuppone che ci siano dei ricevitori attenti a riceverlo. Avete capito? Cioè non è una cosa che dai su, dai, dammi, aiutami, eccetera. No, si chiede che da lì venga irrorato, porto, spedito, come dire, rigenerato, no? Colui che riceve. Quindi devi essere un ricettore attento. Ok? Questo è il punto. Quindi comunque, dal centro dove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini. Quindi qua si dice che il volere di Dio, per cui qualcosa di elevato, arrivi al proposito e guidi i piccoli voleri degli uomini, cioè ognuno di noi ha fronte a Dio, ha un suo piccolo volere, ok? Quindi che riceva, ok? Chi sta in attenzione, riceva questo volere che viene irrorato, spedito, mandato, porto a noi. Quindi se tu non sei a riceverlo, praticamente potrà sfiorarti, eccetera, ma tu non lo ricevi, cioè non ne fai buon uso, nel senso che non ci fai manco caso. Ecco. Quindi dal centro dove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Ora, chi sono i maestri? Ok, noi diciamo, magari chi dice Gesù, chi dice quello, chi dice quell'altro, no? E in realtà dovete sapere che Elise Bailey, come avete sentito dal video, lei ha ricevuto dei messaggi da un certo Dival Kul, che è stato il suo maestro e che lei ha canalizzato e trascritto, quindi ha scritto diversi libri, sempre in canalizzazione, come avete già sentito la spiegazione. Il proposito quindi ci sono dei maestri, ok? Intesi come maestri che rimangono nella loro condizione spirituale sempre in attenzione verso chi li cerca, li desidera contattare, desidera ricevere, no? E quindi uno di questi, per esempio, che è molto molto conosciuto è Saint Germain. Anche lui è un esoterico, diciamo, però Saint Germain è molto conosciuto, molto apprezzato. In realtà, se si va ad approfondire lo studio e la personalità di Saint Germain non è così limpido, ha delle parti un po' oscure, più esoteriche, qui invece è visto tutto in modo molto più spirituale, volto per la crescita delle persone. Quindi non c'è solo Saint Germain, ce ne sono tantissimi altri. Il più conosciuto e servito, adorato, ricercato è Saint Germain. Ok,
Comunque, quindi ci sono dei maestri ascesi cosiddetti e lui questo si rivolge proprio a questo. Quindi al centro del volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, cioè noi, ok, che riceviamo, il proposito che i maestri conoscono e servono. Ok. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dentro cui il male risiede. Io questa è la traduzione che conosco solitamente, questa l'hanno cambiata un po'. Qui le chiama forze involutive risiedono. Quindi praticamente qui cosa fa? Richiama noi, diciamo ricevitori e ascoltatori, quindi dal centro che viene detto il genere umano, quindi da noi, ok, che riceviamo, del genere umano, quindi noi umani, si svolga il piano di amore e di luce del quale abbiamo già ricevuto, nei versetti prima, abbiamo già ricevuto conoscenza e comunque e rigenerazione, ok? E possa, grazie a ciò che abbiamo già acquisito, sbarrare la porta dentro cui le forze involutive risiedono oppure il male risiede. Ok, a me piace più quella il male risiede, trovo che sia più concetto più veloce da comprendere. Quindi che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Quindi, come vedi, se vai a rifletterci, chiede che luce, amore e potere non di qualcun altro, ma noi l'abbiamo grazie alla grande invocazione, chiediamo di poterlo ricevere. Quindi la nostra ricezione pare la nostra attenzione di riceverlo e diffonderlo e utilizzarlo. Ok? Che la luce che abbiamo ricevuto, l'amore che abbiamo ricevuto e il potere che abbiamo ricevuto tramite la grande invocazione, tramite questa richiesta, l'attenzione che noi porgiamo, ristabiliscano il piano divino sulla terra. Quindi, come dire, noi dall'alto mandiamo, voi qui distribuite. La rileggo un'altra volta. La grande invocazione. Dal punto di luce entro la mente di Dio affluisca la luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto di amore entro il cuore di Dio affluisca amore nel cuore degli uomini. Possa colui che viene tornare sulla terra. Dal centro ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. E qui vi invitiamo a seguire il Vesak. La puntata del Vesak sarà il 12 maggio, giusto Giuseppe? Sì, il 12 maggio E metteremo la insomma mettiamo il link nel canale, quindi basta prenotarvi con la campanellina, canale YouTube. Ricordo che a Mano Libera è esatto. anche presente Ecco, su Rumble e quindi ci sarà o in premiere o in diretta insomma anche su Rumble e vediamo insomma di metterla in diretta anche su Facebook. C'è anche una pagina a Mano Libera su Facebook in modo da poter raggiungere più persone possibili, perché poi ricordo che esatto. comunque meditare è Sì, importante, no? Ed è un po' quello che la religione cattolica ha, tra virgolette, eluso con queste preghiere al ritornello, eccetera, perché uno è più intento a ciò che deve dire, insomma, che a stare su se stesso e concentrare il proprio pensiero sull'universo interiore. Invece, secondo me, dobbiamo tornare alla meditazione, perciò poi sono contento di stare facendo questo lavoro con Maria, insomma, quindi queste è sommariamente. sì, giustissimo, sono pienamente d'accordo in quello che dici. Effettivamente anch'io nel mio cercare di porgere queste cose cerco di spingere le persone a meditare, a approfondire, diciamo, certe conoscenze interiori, no?
E il Vesak ci tengo molto, io come sicuramente saprete se mi seguite fin dall'inizio o mi conoscete indipendentemente anche da questo programma qui con Giuseppe, io sono presente online da moltissimo tempo e da moltissimi anni e fra un po' con il 2027 arrivo a 30 anni dal mio inizio nel 1997 e mi ricordo che a quel tempo conobbi, entrai in contatto col Vesak, non ti dico magari se non nel 97, forse nel 98, e avevo un centro olistico e facevo queste meditazioni, a volte facevo dei gruppi di persone, magari non potevano farlo tutti quanti alla stessa ora e quindi ne facevo anche più di una in un giorno. Indicativamente una meditazione del Vesak fatta in modo completo dura sulle 2 ore anche. Il video invece che diciamo abbiamo preparato, cioè prepareremo in modo che tutti possano prenotarsi cliccando proprio sulla campanellina, ma non solo, anche su avvisami, no? Quindi vi potete prenotare e YouTube vi avvisa il momento che comincia, la mettiamo in premiere il momento che comincia, quindi potete essere lì. È una cosa, è un video da vedere e ascoltare, se potete anche con la cuffia ancora meglio, da vedere e ad ascoltare senza interruzioni, per cui è una vera e propria meditazione. Non è di 2 ore, è di una mezz'ora e qualche cosa, adesso non ricordo, la prepariamo prima proprio perché chiunque possa cliccare e prenotarsi e riceverla nel momento in cui praticamente tende a calare il sole. Quindi comincia il tramonto, quello è il momento in cui praticamente la luce del Buddha arriva sulla terra, quando il sole comincia a calare, non è ancora tramonto, va verso il tramonto, lo chiamano crepuscolo, ma il crepuscolo è un po' più giù, qui invece è un po' prima del crepuscolo, quello è il momento giusto per la meditazione. Ovviamente suggeriamo a tutti di condividere questo video di oggi, questa puntata qui, e di prepararvi per la prossima con tutta l'attenzione che potete. Il 12 maggio verso le 8 più o meno, verso le 20. Guarda un pochino, guarda un pochino quando non è il tramonto, è un po' prima del tramonto, quando il sole comincia a calare, ma non è ancora entrato nel tramonto. Verso le 7, insomma, okay? 19. Verso le 19. Sì, 6:30, 7, adesso guardo un pochino anche le fasi come sono a livello, guardo un po' gli orari che ci sono online, però indicativamente quell'orario lì. Lo mettiamo a quell'ora lì perché è il momento in cui praticamente cominciano a scendere le gocce di pioggia con il Buddha dorato all'interno, giusto per dirvi di che cosa si tratta. Quindi capite che va seguito con cura e attenzione proprio perché è qualcosa da non interrompere, ovviamente, come dire, vabbè, un attimo, l'ascolto, sono in macchina, così. Ovviamente rimane online, per cui come per questa puntata, se uno non riesce a quell'ora precisa, può guardarlo anche dopo, però ovviamente si cerca di farlo il momento più giusto possibile affinché sia maggiore la quantità dell'energia e dell'amore del Buddha che si può ricevere e ovviamente la meditazione stessa la andiamo a irrorare, a coinvolgere, a porgere in altri ambienti, in altre zone. Dopo, ripeto, si può anche fare i momenti successivi perché non è un momento che finisce e sparisce, però l'energia continua nei giorni seguenti, quindi si può fare anche più volte, la si può fare anche ascoltare ad altre persone che abbiano magari necessità fisiche, psicologiche, okay, di difficoltà personali. Quindi il Vesak è una grande cosa. Per cui abbiamo presentato, mi sembra, sia questa puntata che la prossima con molta cura. Hai da aggiungere qualcosa, Giuseppe? No, direi di passare alla sigla, però mi piacerebbe girare anche con te una specie di video pubblicitario che lo mettiamo tra queste, insomma, il premiere del 12. Ok, sì, volentieri. Ci vediamo la settimana prossima per girare questo video pubblicitario. Perfetto, fantastico, ottima idea Giuseppe, sono pienamente d'accordo. Ok. Grazie Ciao a Maria, tutti, grazie a te Giuseppe, per questa puntata concludiamo, ma vi aspettiamo con molta attenzione sia nel guardare questa puntata che nella prossima che stiamo preparando. Baci a tutti. Ciao a tutti. E benedizioni. Ciao a tutti.